Siamo stati per diverso periodo senza nessuna novità in campo rally e a chi piaceva la specialità delle slot car dedicata al mondo delle ruote un po' più sporche rispetto alla pista si è dovuto via via accontentare di pochi modelli e spesso quasi tutti dedicati al mondo del passato. Oggi diversi produttori, tra cui Avanslot, sembrano aver cambiato rotta e dare un occhio di riguardo a tutti coloro che amano questa specialità e infatti proprio il produttore spagnolo sta iniziando a tirare fuori una serie di vetture decisamente importanti sia da un punto di vista realistico storico sia da un punto di vista di piloti famosi che le hanno condotte in gara, con una tecnologia che sicuramente saprà appagare chi ha aspettato così tanto tempo. È il caso di questa bellissima Peugeot 306 Maxi del Rally di Montecarlo del 1996 con la guida François Delecour, prodotta da Avanslot. Ciao ragazzi, io sono Massimo e vi do come sempre il benvenuto sul canale Slot Car Tech. In questo nuovo video andremo ad analizzare tutte le caratteristiche di questa bellissima slot car di Avanslot, andremo a vederne le caratteristiche tecniche, la proveremo e poi come sempre ci occuperemo anche della parte tipicamente grafico, ovvero andremo ad analizzare anche quella che è la carrozzeria. Non perdiamoci in altre chiacchiere, mi raccomando mettetevi comodi, io come sempre passo la visione dall'alto, ci diamo appuntamento qui sul tavolo di Slot Car Tech e andiamo così a scoprire nel dettaglio questa novità di Avanslot dedicata al mondo del rally slot. La scatola di Avanslot come sempre è decisamente anonima, è una scatola in cartone, reca sulla parte superiore il marchio Avanslot ma non ha altre indicazioni della vettura in essa contenuta. Abbiamo soltanto una piccola etichettina bianca che ci va ad indicare la referenza della vettura, in questo caso la 52802 e poi il nome della stessa, ovvero Peugeot 306 Maxi, in questo caso Montecarlo 96 di François Delecour. Per il resto nulla ci è fatto vedere in anteprima, dobbiamo per forza aprire questa confezione di cartone per andare a scoprire la teca in essa contenuta. La andiamo a togliere e ancora una volta ci ritroviamo davanti questa confezione in un bellissimo verde acceso. Il fondale verde leggermente più scuro, la scritta Avanslot e qui in primo piano, bella in tutta la sua vista, questa stupenda Peugeot 306 Maxi. Chiaramente dovremo andare ad aprire questa confezione in policarbonato trasparente e poi andare a togliere questo fermo in nylon che ci va a fissare la macchina sulla basetta. Ma attenzione perché è soltanto un nastro di sicurezza, perché poi in realtà per togliere la vettura da questa basetta, per sganciarla, perché come vedete è ben fissata, dovremo sempre comunque agire sulle due viti sottostanti. Vi faccio ancora vedere quello che c'è all'interno della confezione di cartone, ovvero questo piccolo sacchettino che come sempre ci va a contenere i pezzi da andare a cambiare sul nostro banchino, poi lo vedremo in un secondo momento, per andare a togliere l'effetto di ammortizzazione sul banchino nella parte anteriore e farlo diventare un banchino basculante. Poi vi spiegherò anche il funzionamento di questi altri pezzettini. Occupiamoci adesso di questa stupenda, è proprio il caso di dire, Peugeot 306, perché ragazzi guardate quanto è bella. Avevamo già visto una vettura simile prodotta da Ninco diversi anni fa, ma questa è decisamente su un altro livello. Direi di non perderci in chiacchiere, andiamola subito a staccare dalla sua basetta. E la macchina è qui tra le mie mani. Come vedete una vettura dalla forma decisamente molto convincente, belle le tampografie, bello il colore blu e bianco, bello anche questo giallo che lo troviamo sia sui portanumeri laterali ma anche sul fascione, sul lunotto anteriore. Mi piace decisamente molto nel suo insieme, bello anche questo alettone classico tipico della Peugeot 306, mi sembra anche abbastanza resistente nel caso la vettura dovesse uscire di pista. Ben realizzate anche gli specchietti, qui Avanslot ha messo la pellicola riflettente all'interno così da renderli il più simile possibile alla realtà. Le tampografie sono realizzate nel migliore dei modi, si leggono perfettamente tutte quelle piccole, come ad esempio qui abbiamo il nome del pilota e del navigatore, ma anche poi tutte le altre tampografie più piccoline che troviamo sulla macchina stessa. Mi piace anche molto questo fascione
laterale, la minigonna, dove ci sono tutti questi sponsor. Anche in questo caso sono davvero ben realizzate le tampografie. Insomma, una vettura che anche a livello grafico, diciamo, si presenta molto bene. Ci sono i ganci fermacofano, li troviamo nella parte anteriore, ci sono anche nella parte posteriore, sono realizzati leggermente in modo diverso rispetto a quelli anteriori, proprio come nella realtà. Nella parte posteriore si vede anche la marmita e poi decisamente molto ben realizzato anche il pulsante di apertura del cofano posteriore, perché infatti è un pezzettino di plastica che fuoriesce un attimino dalla sagoma della vettura stessa. I tergicristalli sono chiaramente stati applicati in un secondo momento, quindi non sono parte integrante del vetro, sono colorati di nero, sono decisamente molto ben resistenti. Nella parte anteriore il muso ben realizzato, ci sono i fanali perfettamente integrati all'interno del cofano e del paraurti. Mi piace anche molto il logo della Peugeot, si capisce perfettamente, tampografia decisamente molto ben realizzata. Degne di nota anche le ruote, perché abbiamo i copertoni con il marchio Michelin, cerchi a 5 razze della Speedline con il nome all'interno del cerchio stesso, e poi si intravede all'interno del cerchio, dentro il mozzo, la pinza rossa dei freni. Avanslot ha curato decisamente tutti i particolari di questa macchina, non soltanto da un punto di vista meccanico, poi andremo a vederli internamente, ma anche dal punto di vista estetico. Infatti, se notate, il tappo del carburante non è chiaramente posizionato dove dovremmo trovare l'originale, ma sulla fiancata destra sotto il deflettore posteriore. Insomma, hanno studiato il modello e l'hanno realizzato nel migliore dei modi. Decisamente molto bella, mi piace tantissimo esteticamente, mi ricorda perfettamente la vecchia Peugeot 306 che si vedeva sfrecciare nel Rally di Monte Carlo, ma poi anche in tantissime altre gare di campionato del mondo e anche di gare minori. Insomma, mi fa fare un bel tuffo nel passato, mi fa tornare indietro agli anni in cui i rally erano forse una cosa un po' diversa rispetto a quelli che siamo abituati a vedere oggi. Internamente la vettura ha pilota e navigatore come sempre un po' stilizzati, perché sì, hanno il casco, hanno i guanti, c'è un abitacolo abbastanza ben realizzato, si vede il roll bar, manca però la ruota di scorta posteriore. Il navigatore, nonostante abbia il foglio delle note, non si capisce bene come mai ci siano le note scritte sopra, ma sembrano quasi sbiadite. Ecco, forse si potrebbe dare un punto di nero in più alla tampografia per renderle comunque visibili, anche perché in questo modo, per effettivamente vedere che ci sono le note all'interno, dobbiamo fare uno sforzo con la vista, basterebbe semplicemente avere un colore un po' più scuro. Giriamo la macchina al contrario, andiamo ad ammirare anche quello che è il telaio che monta questa vettura. Mi sembra, come al solito, il classico telaio che ultimamente Avanslot sta montando su tutte le sue vetture da rally, un ottimo telaio, un telaio minimale, infatti come vedete qui nella parte frontale soprattutto non arriva a lambire il paraurti della vettura, ma si ferma subito dopo l'assale anteriore. Lama avanzata, sospensionato, banchino e motore a cassa lunga. Si intravede già, come per le altre vetture, i due magneti, uno davanti e uno dietro al motore. Qui nella parte laterale posso già scorgere anche tutta l'altra meccanica, sempre e comunque di precisione. Per togliere la carrozzeria dal telaio dovrò anche in questo caso agire su 3 viti, ne abbiamo 2 nella parte anteriore e una nella parte posteriore. Mi raccomando, non fatevi fregare da queste altre viti, perché sono quelle che vanno a tenere insieme il banchino con il telaio. E qui abbiamo la macchina oramai divisa in 2, da questa parte il telaio, ci sono le 3 viti, sono viti imperdibili, sono viti a passo metrico, quindi ci danno già la possibilità di dare un primo basculamento alla vettura senza per forza dover andare ad acquistare altri componenti in aftermarket. Togliamo per il momento il telaio con le 3 viti e andiamo proprio ad occuparci della carrozzeria stessa. Giriamola al contrario, qui abbiamo l'interno in Lexan, un Lexan un po' più spesso rispetto all'Exan che siamo abituati ad acquistare in aftermarket, ma comunque sempre decisamente un abitacolo leggero. Pilota e navigatore invece sono in plastica dura, la classica plastica con cui è fatta anche la carrozzeria, quindi abbiamo un mix di pesi. Diciamo che in questo caso Avanslot è andata a mixare tra l'avere il pilota e il navigatore leggermente più belli a livello grafico, a livello visivo, e un abitacolo comunque decisamente molto leggero. Infatti, a parte l'abitacolo, non c'è praticamente nulla all'interno della nostra vettura. Abbiamo le 3 colonnette che vanno a permettere il fissaggio delle viti per il telaio,
due nella parte anteriore leggermente più basse rispetto a quella posteriore, con addirittura 3 punti di rinforzo che arrivano quasi fino a fine della colonnetta, e poi una colonnetta posteriore leggermente più alta delle due anteriori, ma anche questa è ancorata in modo saldo alla parte posteriore della vettura, formando praticamente un tutt'uno. Infatti le colonnette io provo a muoverle, ma vi dico che, come vedete, si muove la vettura ma non si muove assolutamente la colonnetta. La marmitta che prima sporgeva dal paraurti posteriore è un pezzo fissato in un secondo momento, quindi volendo si può andare anche a rimuovere se avete paura magari eventualmente di perderla. Per andare a sfilare l'alettone posteriore, così come i due specchietti, dobbiamo per forza andare a togliere l'abitacolo che comunque è fissato mediante i classici punti saldati con il saldatore a caldo, quindi andando a sciogliere i pioli di plastica, per cui facilmente amovibile, e poi è possibile andarlo a rimettere anche con del semplice applicazione di nastro adesivo. Ragazzi, mi sembra una carrozzeria decisamente leggera, infatti anche se provo a torcerla, come vedete, si muove parecchio. Questo è anche sinonimo che lo spessore della plastica utilizzata è decisamente molto basso. Andremo poi a vedere con bilancia alla mano e con i pesi effettivi quanto misura la scocca di questa 306 Maxi. Lasciamo per il momento da parte anche la carrozzeria e torniamo a parlare del telaio, la vera parte importante di tutta la vettura. Questo è il classico telaio che Avanslot sta adottando ora su tutte le vetture da rally, un telaio decisamente molto competitivo, come lo ha già dimostrato ampiamente durante le gare non soltanto a livello italiano ma anche a livello europeo e spagnolo. È un telaio decisamente molto sottile, molto leggero, dove al suo interno va a trovare posto un banchino angle winder ammortizzato sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore, un banchino che, come potete notare, è decisamente molto ben svincolato dal telaio stesso. Il banchino ha 6 punti di ancoraggio, perché in realtà questo banchino è lo stesso che viene utilizzato anche sulle vetture da velocità, sulle vetture da pista, quindi è un banchino polivalente. Nella parte posteriore troviamo già subito tutta meccanica di precisione. Avanslot adotta veramente sistemi di altissima qualità. Iniziamo a parlare dall'assale posteriore. Questo passa attraverso due boccole che, come si può vedere, hanno dei forellini. Sono boccole in cui è possibile andare ad inserire del liquido di lubrificazione senza per forza toglierlo, senza doverlo per forza andare ad inserire lateralmente, quindi un ottimo plus che Avanslot ci regala su tutte le sue vetture. Poi abbiamo una corona bicomponente, ingranaggi, denti in nylon e attacco all'assale posteriore in alluminio, uno stopper dalla parte opposta rispetto alla corona, anche questo in alluminio, e come sempre cerchi posteriori in alluminio con il classico inserto in plastica. L'assale mi sembra in acciaio rettificato da quanto è lucido, gira veramente in modo molto efficiente su questo pignone in ottone del motore marchiato Avanslot a cassalungo, un motore che a 12 volte sviluppa 21.000 giri per 300 grammi centimetro. Questa è la potenza nominale dichiarata da Avanslot e la trovate anche scritta sul motore stesso. Ecco, la trovate qua ad esempio nella parte posteriore, ben leggibile. Il motore è fissato chiaramente al banchino attraverso due viti. Ormai le viti sono un must, si trovano praticamente in qualsiasi macchina, in qualsiasi banchino. È il modo decisamente migliore e più affidabile per fermare in modo preciso il motore, affinché questo non vada ad emettere vibrazioni e quindi trasferirle poi nella guida al pilota. La parte anteriore del banchino ha un pezzettino che si va ad aggiungere. Questo pezzettino è importante perché in questo caso abbiamo la parte anteriore è ammortizzata praticamente, come vedete la posso far basculare in modo molto efficiente. In pratica ha la stessa funzionalità della parte posteriore. Anche in questo caso ci sono due viti con le molle all'interno che mi permettono di andare a far sospensionare il banchino, ma la parte anteriore è, come dicevamo, composta da una seconda piccola parte. Perché questo? Perché ho la possibilità, con l'aggiunta dei pezzettini che trovo nel sacchettino già direttamente all'interno della confezione di Avanslot, di andare a rimuovere queste due molli e quindi questo pezzettino, e quindi andare a togliere la sospensione nella parte anteriore e andare ad inserire un perno in modo tale da far diventare questo banchino girevole su se stesso. In poche parole, avrà un unico punto di infulcro rotante nella parte anteriore e poi le due molle nella parte
parte posteriore. Da voi scegliere quale soluzione si adatti di più alle vostre esigenze, si adatti di più al vostro stile di guida o comunque dia i risultati più efficienti. Faremo poi magari anche un video diretto su come si vanno a montare questi componenti aggiuntivi e magari faremo anche un test, una verifica se vale la pena montarli oppure se vale la pena avere il banchino completamente sospensionato. Nella parte anteriore abbiamo il solito assale in acciaio rettificato, cerchioni in plastica e poi abbiamo due distanziali in ottone che ci permettono di mantenere la carreggiata larga senza avere un eccessivo basculamento laterale. Abbiamo poi anche due grani nella parte superiore e altri due nella parte inferiore del telaio che ci permettono di andare a regolare l'altezza dell'assale anteriore. In questo modo potrò decidere di fare l'assetto a me più congeniale. Alla fine della parte anteriore troviamo ancora il pick up, un pick up ammortizzato, una molla decisamente molto malleabile perché infatti torna perfettamente al suo posto. Il pick up è a lama avanzata, Avaslot ci mette due colori differenti per i cavi per distinguere il polo positivo e il polo negativo, e poi degno di nota anche il fatto che l'attacco sul motore è completamente isolato da questi due pezzettini di guaine termorestringenti. Sono delle piccole chicche che però possono fare una grande differenza. La macchina, anche se è destinata ad un uso competitivo, ha comunque due magneti. Le case produttrici oramai adottano questo sistema praticamente su tutte le macchine perché chiaramente rendono un po' più facile la guida per i meno esperti. I due magneti sono facilmente rimovibili, non occorre fare praticamente nulla se non spingerli dalla parte sottostante il banchino motore e loro chiaramente verranno via dalla parte superiore. Quindi avrete la possibilità di guidare questa vettura direttamente senza l'utilizzo dei magneti già dal primo giro. La macchina e il telaio non hanno cose particolari perché quando si parla di competizioni il motto che vale è sempre less is more, quindi tutto quello che non c'è non si può rompere, e in questo caso diciamo fa anche il peso minore e agevola sicuramente la velocità e la stabilità della vettura. E a tal proposito direi a questo punto che è giunto il momento di andarne a prendere anche i pesi. Come sempre con l'ausilio della bilancia e del supporto andiamo a posizionare la carrozzeria sopra di esso, 18,2 grammi, alziamo, riabbassiamo, 18,1 grammo. Possiamo dire che è 18,1, 18,2 grammi. Questo è la carrozzeria. Prendiamo adesso il telaio, lo andiamo a posizionare sulla bilancia, abbiamo 63,2 grammi. Anche in questo caso facciamo le due pesate, 63,2 grammi. Rimontiamo la scocca sul telaio, così andremo anche ad inserire le tre viti che abbiamo tolto per dividere le due parti e andiamo così a farne il peso totale. Vettura rimontata, la andiamo a riposizionare sulla bilancia, abbiamo un peso totale di 81,9 grammi. Alziamo, riabbassiamo la nostra vettura, 81,9 grammi. Togliamo la bilancia, prendiamo la macchina, facciamoci aiutare dal calibro e andiamo anche a prenderne le misure. Partiamo come sempre dalla lunghezza della nostra vettura, in questo caso misura 13 cm giusti, 130 mm. E vale la pena sicuramente anche andare a prenderne l'ingombro laterale. In questo caso nella parte posteriore abbiamo 59,5 mm, 5,95 cm. La parte anteriore, anche se potrebbe sembrare leggermente più piccola, in realtà è esattamente la stessa, ovvero 59,5 mm, 5,95 cm, per cui abbiamo per questa vettura una carreggiata identica sia nella parte posteriore che in quella anteriore. La macchina è già su un lato e andiamo anche a prenderne la misura tra il centro della ruota anteriore e il centro della ruota posteriore. Ci facciamo aiutare da questi speedline che hanno un centro perfetto. Abbiamo una distanza pari a 8 cm, ovvero 80 mm. Insomma, misure, pesi, ingombri da vettura altamente competitiva. Sono curioso di sapere come si comporterà sul circuito, o meglio sulla prova speciale del circuito di Slot Car Tech, per cui ragazzi andiamo subito a metterla alla prova.
Ragazzi, che macchina, decisamente molto veloce fin dai primi metri di percorso. Infatti appena ho iniziato a pilotarla mi sono reso conto che tra le mani avevo praticamente una vettura che faceva esattamente tutto quello che volevo. Non ho mai trovato difficoltà ad affrontare curve, veloce nei rettilinei, frenata decisamente molto precisa, assolutamente nessuno scarto. Insomma, una macchina che mi ha dato subito delle sensazioni super positive, e devo dire peccato davvero che nel campionato italiano RSC non si corra più con questo genere di vetture, ovvero con le classiche due ruote motrici. Peccato davvero, perché questa avrebbe potuto essere decisamente una valida avversaria delle Clio NSR che ultimamente avevano dettato legge. Sulla prova speciale di Slot Car Tech ha staccato un ottimo 45,23. Si è posizionata praticamente poco dopo la Subaru Legacy e poco prima della Skoda Fabia R5 di Scale Auto. Insomma, una vettura che sicuramente, se presa nelle giuste mani, messa a punto in base ad un regolamento, quindi magari con un interno in Lexan e fatti i giusti accorgimenti su spazzole, telai eccetera, potrebbe diventare un'arma davvero molto efficace e vincente. Speriamo che in futuro la si possa di nuovo riutilizzare. Ragazzi, voi cosa ne pensate di questa 306 Maxi di Avanslot? L'avete già comprata? L'avete provata? Siete contenti che finalmente un produttore abbia capito l'importanza anche del rally slot? Beh, scrivetemi tutte le vostre osservazioni come sempre nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perderete tutti gli altri contenuti in uscita sempre qui su Slot Car Tech. Noi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video.